Ciao ragazzi, oggi parliamo di Craig Monson, un bodybuilder e personaggio della Golden Era che ebbe una notevole notorietà negli anni '80, quando, seppur senza vincere competizioni importanti, in virtù della sua imponenza all'epoca senza precedenti, col suo 1,88 m di statura per oltre 120 kg di peso in gara, divenne il campione del pubblico in diverse occasioni. In particolare ricordiamo quel che successe al Mr. World WABA del 1983, dove, a seguito della sesta posizione attribuitagli dalla giuria di gara, la reazione del pubblico fu così contrariata e furiosa che convinse gli organizzatori a consegnare a Craig 2 trofei, uno per il sesto posto riconosciutogli dalla giuria e un altro per il primo posto tributatogli dal pubblico. Di fatto Craig era davvero un atleta molto imponente, notevolmente più forte e massiccio dello stesso Arnold Schwarzenegger, se consideriamo che, essendo alto circa quanto Arnold, come peso in gara lo sovrastava di oltre 15 kg, tanto che possiamo ritenere Monson uno dei primi mass monster della storia del bodybuilding. Ma la vita di Craig va oltre lo sport e sembra tratta da un romanzo, un'esistenza condotta tra alti e bassi, con un passato di gangster nelle bande giovanili di Los Angeles, diversi anni trascorsi in prigione a San Quintino, e ancora atleta fortissimo che stupiva la gente, che si accalcava per vederlo sollevare carichi record durante gli allenamenti all'aperto a Muscle Beach. Un breve percorso come bodybuilder agonista, la caduta nella spirale delle droghe ricreative e infine la disintossicazione, la rinascita e il ritorno ad una vita normale. Un percorso pieno di peripezie, tenuto assieme da un unico comune denominatore, la passione per l'allenamento con i pesi e il suo spirito di guerriero che non lo ha mai abbandonato. Uno spirito che gli ha consentito di risollevarsi anche dai problemi di salute e dagli interventi chirurgici che ha dovuto affrontare in età avanzata. Ancora oggi, a oltre 70 anni, Big Craig rimane vicino al mondo dello sport e continua a raccontare la sua storia di personaggio che ha fatto diversi errori nel corso della vita, ma che una volta pagato il suo debito con la società è riuscito a ripartire e a portare un messaggio positivo e di speranza per tutti coloro che si trovino ad affrontare periodi di difficoltà. In questo video ne ripercorriamo brevemente la vita e la carriera sportiva. Enjoy! James Craig Monson nasce in Arkansas nei primi anni 50, ma ben presto si trasferisce a Los Angeles, in California, con la madre e 2 fratelli, in cerca di una vita migliore. Sportivo sin da ragazzino, Craig racconta che cominciò ad allenarsi con i pesi intorno ai 12 anni e già a 14-15 anni il suo fisico cominciava a mostrare i frutti del suo allenamento. La sua passione, alimentata dalle immagini che vedeva sulle riviste del settore, lo spinse a costruire, con mezzi di fortuna, una palestra nel cortile di casa e coinvolgere negli allenamenti anche i suoi fratelli. A scuola il fisico muscoloso di Craig si fa notare e gli allenatori lo convincono a provare a giocare a football. Ma in breve Craig si rende conto che la sua vera vocazione e aspirazione è il bodybuilding, non il football. Comunque la giovinezza di Craig non è dedicata solo alla scuola e alla palestra. Siamo nell'America degli anni 60, un periodo piuttosto turbolento negli States. Ricordiamo gli omicidi di John Fitzgerald Kennedy e Robert Kennedy, il partito delle Pantere Nere, l'assassinio di Martin Luther King. In questo scenario, nel 1967, l'allora adolescente turbolento Monson, insieme a Donny Boy, formò una gang di quartiere chiamata gli Avenues, una banda che gestiva il quartiere ed è famosa anche per aver respinto Raymond Washington, che voleva unirsi a loro. In seguito Washington avrebbe fondato, insieme a Tookie Williams, una delle gang più famiggerate della storia degli Stati Uniti, i Crips. In questo contesto Craig ha diversi problemi con la legge, che lo portano ad assaporare il clima del carcere in varie occasioni. La sua vita cambia radicalmente intorno al 1970, quando rientrando a casa, Craig coglie in flagrante un ladro che si era introdotto nel suo appartamento. Fra i due si scatena una colluttazione, durante la quale Craig ucciderà il malcapitato ladro. In tribunale la giuria non crederà alla legittima difesa e Monson, accusato di omicidio colposo, trascorrerà quasi 5 anni in prigione a San Quintino. Un periodo che gli darà modo di riflettere, allenarsi, completare gli studi e decidere di cosa fare del suo futuro. Finalmente, nel 1975, Craig è di nuovo libero e ha deciso quello che vuole fare della sua vita. Vuole diventare un campione di bodybuilding, come i suoi idoli di riferimento, Sergio Oliva e Arnold Schwarzenegger. Così, lasciate le gang, mentre lavora come parrucchiere a Hollywood,
Craig continua ad allenarsi per prepararsi alle sue nuove sfide sui palchi di gara. Esordisce sul palco nel 1979, partecipando ad alcuni concorsi locali, tra cui ricordiamo il Mister Los Angeles, ma senza grosse soddisfazioni. Era natural a quei tempi e la sua struttura, seppur imponente, all'epoca 106 kg per 1,88 m di statura, tendeva a svuotarsi troppo durante le fasi di definizione pre-gara e non poteva reggere il confronto con atleti dopati che riuscivano ad arrivare sul palco pieni e definiti. Negli anni '80 Craig scoprirà l'importanza del tema doping e steroidi nel bodybuilding agonistico e farà il salto di qualità, partecipando a competizioni di maggior prestigio. Ricordiamo in particolare il Mr. World WABA del 1983, dove, presentatosi sul palco a 123 kg di muscoli granitici e con oltre 55 cm di braccio, la giuria lo classificò sesto, ma a seguito della veemente reazione del pubblico che lo acclamava, alla fine venne premiato con 2 trofei, uno per il sesto posto attribuitogli dai giudici e l'altro per il primo posto tributatogli dal pubblico. Una situazione analoga si ripropose l'anno seguente, al Mister America AAU del 1984, dove il secondo posto nelle alte taglie assegnatogli dai giudici dietro ad Arthur Prince scatenò un putiferio di contestazioni da parte del pubblico che lo riteneva vincitore. Monson concluderà la carriera agonistica nel 1985, vincendo l'Orange County Classic, ma non riuscì mai a diventare un atleta professionista. Purtroppo, proprio mentre stava crescendo come atleta agonista, la sua frequentazione del giro delle feste e dei nightclub di Hollywood lo mise in contatto con il mondo delle droghe ricreative, la cocaina. Ben presto Craig sviluppò una dipendenza da questa sostanza, che rovinò le sue possibilità di carriera sportiva, facendogli perdere di vista i suoi obiettivi e portandolo a cadere in una spirale autodistruttiva. Fortunatamente nel 1996, a 46 anni, Craig trovò la forza mentale necessaria per dire basta con le droghe e dopo un periodo di riabilitazione, allontanatosi da Hollywood, fu in grado di ripartire nuovamente con uno stile di vita sano, rimettersi in forma e lavorare come addetto alla sicurezza in un locale. Nel suo lungo cammino Craig ha poi incontrato altri ostacoli. Ricordiamo che nel 2016 ha avuto problemi di salute e ha dovuto passare diverso tempo in ospedale, subendo l'asportazione della cistifellea, un intervento che lo ha messo a dura prova. Comunque, anche se già ultra sessantenne, sostenuto dalla sua eterna passione per il fitness, Monson è riuscito ancora una volta a riprendersi e ripartire. Oggi Craig è un anziano signore di oltre 70 anni, a cui piace ricordare i bei tempi, ma mette in guardia la gente riguardo i pericoli, a lungo termine, insiti nell'uso dei carichi massimali, soprattutto in quegli esercizi che mettono sotto forte stress articolazioni fondamentali per la deambulazione, quali anche ginocchia e colonna vertebrale, causando un logorio che a lungo andare può innescare fenomeni degenerativi quali l'artrosi, problemi che Craig ha dovuto affrontare in prima persona, visti i suoi trascorsi di strongman. In ogni caso, Monson è grato per la vita che ha avuto e continua a divulgare la sua avventura attraverso libri, interviste e sulla sua vita è stato girato e prodotto un breve documentario intitolato Black Hercules, ovvero l'Ercole Nero. In palestra Monson è sempre stato un combattente. Dotato di un'ottima genetica per la forza, soprattutto in prossimità delle gare, si allenava seguendo il protocollo ad alta frequenza e volume in voga all'epoca, facendo uso di carichi enormi. Per lui il problema sovrallenamento sembrava non esistere. All'apice della sua carriera agonistica, una sua tipica routine pre-gara consisteva nell'allenare ogni gruppo muscolare 2-3 volte a settimana con la seguente programmazione: lunedì, mercoledì e venerdì gambe e spalle, martedì e giovedì petto, dorso e braccia, mentre svolgeva un po' di lavoro per addominali e polpacci tutti i giorni. Ma quello che più stupiva di Craig era soprattutto la sua forza fisica straordinaria. Rimangono leggendarie le sue sessioni di allenamento domenicali nella palestra all'aperto di Venice Beach, dove la gente si accalcava per vederlo in azione, e Monson stupiva tutti facendo 5 ripetizioni con oltre 260 kg alla panca piana con bilanciere, usando 140 kg nel French press per i tricipiti, oltre 110 kg nel curl con bilanciere, 105 kg nel lento dietro la nuca e oltre 550 kg alla leg press. Un colosso di oltre 120 kg di peso in gara che si allenava seguendo il principio del sovraccarico progressivo, uno stimolo al quale il suo fisico rispondeva molto bene.
Sul lato alimentazione, la dieta pre-gara di Craig era allineata alle pratiche in voga all'epoca. Per definirsi, utilizzava la classica dieta a base di tacchino, tonno e acqua resa popolare da Dave Draper e, per rendere più tollerabile questo approccio, racconta che era solito frullare il tonno con dell'acqua tiepida e della spremuta di limone, in una miscela che ingurgitava più volte al giorno. Questi erano i suoi shake proteici e inoltre mangiava molta frutta. Sul piano doping e steroidi, Craig afferma di essere rimasto natural fino ai 32 anni. All'inizio della sua carriera agonistica era natural e si stupiva della condizione di pienezza e definizione che gli altri atleti riuscivano a raggiungere, mentre lui, nel tentativo di definirsi, finiva sempre con il perdere muscoli e apparire svuotato sul palco. In seguito, parlando col campione Rory Liddell-Meyer e vedendo la rapida trasformazione di atleti come John Brown e Tony Pearson, capì che la differenza la facevano proprio gli steroidi. In ogni caso, Craig si teneva lontano da queste sostanze e racconta che cominciò a sperimentare col doping a sua stessa insaputa. Quando si allenava alla Ironman Gym, aveva fatto amicizia con un certo Julio, un bodybuilder che lavorava alla reception della palestra e che all'ingresso gli dava un drink proteico e alcune pillole che si supponeva fossero vitamine. Durante un allenamento, dopo aver fatto un paio di ripetizioni su panca piana con 180 kg che aveva sentito facili, Craig chiese ai compagni di aggiungere 10 kg per lato, portando il peso a 200 kg, carico che riteneva di poter sollevare. Partito con la serie, fu addirittura in grado di eseguire 10 ripetizioni, fra lo stupore dei suoi compagni di allenamento. Fu solo al termine della serie che si rese conto che, per una incomprensione, i compagni avevano caricato sul bilanciere oltre 225 kg, un peso che non aveva mai provato prima in vita sua. Stupito lui stesso chiese a Julio cosa gli avesse dato e scoprì che le pastiglie, oltre alle vitamine, contenevano 3 pillole di Dianabol e una di Anadrol 50. In seguito Julio portò Craig da Walter J. Cox, il medico sportivo che lo seguiva e gli prescriveva i farmaci. Voleva sapere perché Craig avesse avuto una risposta così forte ai pochi farmaci che gli aveva dato, mentre lui non aveva gli stessi risultati. Sfortunatamente per Julio, la risposta era molto semplice: la genetica. Craig era molto più portato di Julio per sviluppare muscoli e forza e rispondeva meglio ai farmaci. Ma di più, Cox vide in Monson il perfetto esemplare per pubblicizzare l'efficacia dei suoi cicli di steroidi e, liquidato Julio, si offrì di supportare gratuitamente Craig con i farmaci necessari per farlo diventare un vero mostro muscolare. Il resto è storia. Riassumendo, Craig Monson è stato uno dei campioni della gente della Golden Era, un personaggio che ha fatto parlare di sé negli anni '80, diventando uno dei beniamini del pubblico, che ne ammirava l'imponenza sul palco e le gesta durante gli allenamenti. Esponente dei numerosi atleti di colore che emersero in quel periodo, personaggi come Leroy Colbert e Bill Pettis, atleti noti per l'imponenza e lo straordinario sviluppo delle braccia. Ma anche un individuo che ha avuto un'esistenza altalenante fra alti e bassi, che ha mostrato grande forza ma anche fragilità che lo hanno portato a sprofondare negli abissi della tossicodipendenza prima di riprendere il controllo della propria vita. Il tema di fondo della vita di Big Craig va oltre il mondo dello sport, i muscoli e la forza. Il suo è un messaggio che riconosce che si può sbagliare nella vita, ma si può anche decidere di cambiare strada e porre rimedio ai propri errori, trasformando i periodi bui in giornate luminose. L'importante è mantenere sempre l'amor proprio e un elemento solido a cui aggrapparsi anche nei momenti peggiori. Nel caso di Craig questo elemento è stata la passione per il mondo del ferro, a dargli la carica per riprendersi dai momenti peggiori. Oltre alle indubbie doti atletiche, quello che ci piace di Craig è stata proprio la sua capacità di risollevarsi dopo aver toccato il fondo, una storia a lieto fine che sembra tratta da un film e che ispira tante persone che si trovano ad affrontare periodi difficili nella propria vita. Ciao, alla prossima!